Dire che la vigilia di Bodo Glimt Inter è calda sembra una contraddizione, eppure il clima attorno alla squadra di Christian Chivu è veramente bollente. Una squadra che si trascina tutte quelle che sono le scorie, ma soprattutto i veleni della partita contro la Juventus e allora forse per mettere proprio la parola fine, per mettere un punto a quella che è la vergognosa gogna mediatica alla quale stiamo assistendo nelle ultime ore, a presentare la gara d'andata dei playoff di Champions League insieme a Christian Chivu in conferenza stampa oggi alle 17:15 sarà proprio Alessandro Bastoni, protagonista nelle ultime ore. Una scelta che commenteremo insieme in questo nuovo episodio con tutte le ultime novità in vista della sfida di domani. L'ultimissima arrivata proprio questa mattina, una notizia che non fa sorridere Christian Chivu, che perde sia Cialanoglu che Frattesi. Non verranno quindi convocati per la trasferta a Bodo e resteranno a Milano. Tra pochissimo vi spiegherò tutto, tra pochissimo entreremo nel dettaglio di queste questioni, ma prima ben ritrovati a tutti voi, amiche e amici nerazzurri e soprattutto grazie, perché ieri abbiamo raggiunto un traguardo importantissimo qui su Passione Inter che abbiamo immaginato tanto e ieri finalmente abbiamo toccato con mano. 100.000 iscritti sul nostro canale, questo vuol dire che ci avete dato un supporto e una fiducia enorme e per questo veramente vi ringraziamo. Vi dico anche, ma lo sapete già, che per noi questo non è un punto d'arrivo, ma è anzi uno stimolo per fare ancora di più e allora per permetterci di farlo vi basta cliccare sul tasto mi piace, sul tasto iscriviti se non l'avete ancora fatto e poi vi aspettiamo nel club di Passione Inter con tanti nerazzurri da tutto il mondo, grazie ai quali abbiamo anche, ecco, raggiunto questo importante traguardo. Oggi c'è tanta gioia, ma ci sono anche tante cose da dire, quindi vado subito, al dunque perché l'Inter deve puntare a conquistare gli ottavi di finale di Champions League con un passaggio intermedio rispetto allo scorso anno, quello dei playoff, con questa doppia sfida contro il Bodo Glimt. Si parte dall'insidiosa trasferta in Norvegia, una fredda ed insidiosa trasferta in Norvegia e vi ricordo che in caso di passaggio del turno di fronte all'Inter ci sarà o lo Sporting Lisbona o il Manchester City di Guardiola, ma non proiettiamoci troppo in avanti, cerchiamo di andare step by step perché prima appunto bisogna superare queste due sfide intermedie e arriva subito un malus per quest'Inter perché come vi dicevo in apertura domani non ci saranno né Cialanoglu né Frattesi che resta a Milano non per infortunio ma per febbre, mentre Cialanoglu purtroppo, che era reduce già da un infortunio, in realtà aveva da poco smaltito il problema al polpaccio, è costretto di nuovo a fermarsi per un affaticamento muscolare che si aggiunge ad una serie di infortuni per Cialanoglu in questa stagione. Tra l'altro immagino che Chivu probabilmente avrebbe puntato su di lui domani perché Cialanoglu, lo ricordiamo, era diffidato contro la Juventus, è stato ammonito e quindi avrebbe saltato la partita contro il Lecce in Serie A, così come Barella, quindi immaginavo che insomma Chivu potesse schierarlo titolare come non aveva fatto contro la Juve e invece dovrà privarsi di questo giocatore. In una situazione negativa nella quale appunto Cialanoglu continua a fermarsi, il lato positivo, come dico spesso, è aver trovato questo Zielinski del quale io onestamente non mi priverei mai, l'ho detto più volte, ma che farei riposare, ecco, in alcune situazioni. Quella contro il Bodo forse sarebbe stata la situazione più giusta per farlo riposare perché veniva da 90 minuti contro la Juventus, giocherà sicuramente la partita con Lecce proprio a prescindere da anzi no, così come conseguenza dell'assenza di Cialanoglu per squalifiche, adesso proprio per infortunio, quindi l'avrei, ecco, risparmiato per la partita di domani, ma sarà costretto con ogni probabilità agli straordinari. Uno Zielinski in splendida forma che anche dal punto di vista, diciamo, del rendimento, sotto porta sta dando il suo contributo. Questo è importantissimo, però ribadisco, c'è bisogno anche per lui di riposare. Chiu in questo momento perde 2 centrocampisti, quindi dovrà valutare bene quelle che saranno le scelte e delle quali a breve ovviamente parleremo. Un'aggiunta a questo discorso perché, secondo me una cosa che va considerata e una delle insidie più grandi della partita di domani che forse non viene molto considerata perché nel momento del sorteggio so che in molti speravano il Bodo, tra il Benfica e il Bodo, molti speravano nel Bodo, ma è un Bodo che in casa è molto pericoloso, ha battuto anche il Manchester City, la Juventus ha rischiato di pareggiare, è riuscita a strappare una vittoria al 90° e tra l'altro
è reduce non in casa, però comunque sia anche questo va considerato, è reduce da una vittoria anche con l'Atletico Madrid. Quindi una squadra che secondo me può rendersi insidiosa, ma si rende insidiosa soprattutto tra le mura casalinghe perché A, il campo in sintetico, B, fa freddissimo a Bodo, tanto che ieri lo abbiamo riportato anche sui nostri social, c'erano delle gru per spalare, la neve, per liberare il campo, dalla neve, quindi temperature che sicuramente non aiuteranno e appunto campo in sintetico. Questo Kivu lo sa bene, è una cosa di cui è molto consapevole e non a caso ha scelto di spostare ieri l'allenamento da Piano Gentile a Interello sui campi in sintetico per preparare la squadra a quelle che saranno le condizioni che troveranno domani. Una scelta saggia, devo dire, da parte del mister, perché sappiamo che giocare sul sintetico non è come giocare su un campo in erba e quindi è stata una scelta secondo me molto saggia da parte di Kivu che vuole abituare appunto i giocatori a quelle che saranno le condizioni che troveranno domani. Andiamo rapidamente alla probabile formazione, perché ovviamente l'infortunio di Cialanoglu e Frattesi, come dicevo, porterà delle conseguenze inevitabili. Domani probabilmente possiamo aspettarci un po' di turnover, poi approfondiremo il discorso anche nella live di oggi delle 19:30, con qualche cambio in difesa. Ovviamente in porta ci aspettiamo di vedere Sommer, ma chissà che non possa, sorprenderci con Josep Martinez. Difesa ancora con Bissek, Bastoni che giocherà titolare e al centro della difesa però c'è un ballottaggio aperto, perché in questo momento la probabile ci dice De Vrij, vedremo insomma chi sceglierà, chi vota tra De Vrij, Acerbi e Akanji. Non credo che farà giocare Akanji, penso che, approfitterà di questa occasione per dargli un po' di riposo e quindi mi aspetto di rivedere uno tra Acerbi e De Vrij. Potrebbe giocare Diouf sulla corsia di destra al posto di Luis Enrique, Diouf che è entrato molto bene secondo me contro la Juventus, ha dato il suo contributo in termini offensivi e come sempre ci mette non lo so, quella personalità secondo me nelle azioni offensive, uno Luis Enrique che è reduce da una partita di alti e bassi perché diciamo che contribuisce al primo gol assolutamente, poi fa un errore sul primo gol subito dall'Inter e da lì poi Kivu sceglie anche di sostituirlo, quindi è un Luis Enrique che va ancora un po' di alti e bassi, domani potrebbe essere un'occasione per farlo riposare perché anche lui appunto sta facendo gli straordinari sulla corsia di destra. A centrocampo Zielinski al posto di Cialanoglu, a meno di sorprese, però insomma dovrebbe esserci Zielinski con Barella che partirà con ogni probabilità titolare proprio perché anche lui sarà squalificato contro il Lecce, quindi non ci sarà e quindi ci aspettiamo di vedere lui di nuovo dal primo minuto con Mkhitaryan a supporto e sulla corsia di sinistra riposo? Punto di domanda per Federico Di Marco, immagino e potremmo aspettarci, di sì con Carlos Augusto pronto eventualmente dal primo minuto. In attacco c'è sempre una questione aperta di ballottaggi, credo che possa riposare Lautaro Martinez, credo che, potremmo anche rivedere Thuram insieme a Bonni, una coppia che ultimamente abbiamo visto, che Chivo abbiamo visto scegliere insomma in diverse partite e quindi forse domani la coppia sarà questa, con il riposo di Lautaro Martinez che è stato forse un po' in ombra, senza forse, contro la Juventus e un Pio che di fatto ha deciso la partita è stato tra quelli che hanno deciso la partita con quel gol pesantissimo del 2-1, ma ne sapremo di più per quanto riguarda la formazione, anche se Kivu non si lascia mai molto andare a queste rivelazioni, ecco. Ne sapremo di più però sicuramente dalla conferenza stampa di oggi alle 17:15, conferenza che vi dicevo vedrà parlare anche Alessandro Bastoni, che torna ai microfoni oggi dopo tutto il caos che si è creato, dopo quell'episodio insomma in Inter-Juve, l'espulsione di Kalulu. Tanti hanno accusato Bastoni, tra le varie accuse, anche per non aver parlato e non essersi, insomma presentato ai microfoni nel post partita, eventualmente per scusarsi. Questa affermazione onestamente la trovo molto incoerente, spero che oggi Bastoni riesca a trovare anche la chiave giusta e che possa mettere veramente la parola fine a tutto quello che si è detto e che possa anche mandare un messaggio per far capire quelli che sono stati i limiti superati da molti, perché Alessandro Bastoni in questi giorni è stato vittima anche sui social di odio da parte di tante persone, minacce alla figlia, minacce alla moglie, minacce insomma al giocatore e purtroppo tutti noi amiamo il calcio ma odiamo
quello che il calcio porta spesso, insomma, quello che crea. Le persone a volte non hanno limiti in queste vicende. Dicevo, trovo molto incoerente chi ha attaccato Bastoni perché non si è presentato ai microfoni a scusarsi nel post partita, soprattutto perché ho visto dei giocatori, protagonisti di alcune vicende molto dubbie, in alcune partite presentarsi ai microfoni e onestamente io preferisco un Alessandro Bastoni che rimane in silenzio, valuta eventualmente cosa dire e poi si presenta in una conferenza stampa alla vigilia di una partita così importante e magari mette a tacere tutti, piuttosto che dichiarazioni come, non lo so, un Vergara che si presenta ai microfoni dopo una un episodio insomma che l'ha visto coinvolto e poi è stato chiaramente detto che anche lì c'è stato un errore arbitrale. Vergara che dice: "Mi son sentito toccare, ho pensato che gioia". Penso anche allo stesso Di Lorenzo che nella partita contro l'Inter per quel fallo di Mkhitaryan si è presentato poi ai microfoni e ha detto testualmente: "Ho sentito un contatto che non mi ha fatto stare in piedi". In quel caso nessuno si è azzardato ad accusare Di Lorenzo, nessuno si è azzardato ad accusare Vergara, perché si sono presentati ai microfoni, hanno detto la loro, ma cosa hanno detto? Hanno mentito ai microfoni, allora è meglio mentire che stare in silenzio? Non sono molto di questa linea onestamente, quindi ribadisco che secondo me è meglio un silenzio e delle valutazioni un po' più così ragionate, piuttosto che una dichiarazione a caldo che può presentarsi poi come un'arma a doppio taglio, che purtroppo è sempre un'arma quando ci sono i giocatori dell'Inter di mezzo, perché ribadisco che per gli altri non ho visto fare questo tipo di scenate, non ho sentito parlare di incoerenza, non ho sentito parlare di vergogna e nient'altro. Ho sentito però ieri quelle che sono state le dichiarazioni di Luciano Spalletti, che ha parlato di questo episodio. Luciano Spalletti che non si era presentato in conferenza stampa, ve l'abbiamo, raccontato insomma dopo Inter Juventus, ma si erano presentati Chiellini e Comolli con quella dichiarazione senza possibilità di replica. Spalletti ieri dice: "Non parlo sopra le parole di Elkann", che tra l'altro ve l'abbiamo detto nella giornata di ieri, aveva chiamato Gravina per lamentarsi e per esprimere il suo dissenso per questa situazione, quindi addirittura l'ha chiamata Gravina, ecco, per questo episodio. Spalletti dice: "Non parlo sopra le parole di Elkann, di chi è al vertice della società, ma posso dire che Kalulu è un bravissimo ragazzo, una persona per bene e che debba prendere del bischero dall'allenatore avversario è una cosa che non mi va giù e che non mi sarei mai aspettato. Questo mi darebbe la possibilità di parlare dei giocatori dell'Inter e non voglio farlo". Sono dichiarazioni, diciamo, che potevamo anche in un certo senso aspettarci. È "normale" tra virgolette che Spalletti prenda le difese, del proprio giocatore. Secondo me però resta comunque una dichiarazione furba, perché lo stesso Chivu qual è la differenza? Che Spalletti va con tutto il rispetto ovviamente per Spalletti, che comunque è un allenatore che sinceramente apprezzo molto, va ai microfoni e dice insomma parla di Chivu e dice: "Il mio giocatore è un bravissimo ragazzo". La differenza è che Chivu, quando Bastoni fa esattamente quello che o perlomeno non esattamente, però una cosa simile a quella che ha fatto Kalulu, quindi, mette l'arbitro nella condizione di, dover prendere una decisione, Chivu va da Bastoni e gli dice: "Questo non va fatto, perché tu non devi ritrovarti in quella situazione lì e non devi permettere all'arbitro di sbagliare". Ricordiamo che in quel caso, quando insomma c'è stato poi, quell'episodio contro il Liverpool, era palesemente un errore e questo lo ribadiamo e continuiamo a ribadirlo, ma Chivu non è andato a lamentarsi dell'arbitro, è andato dal suo giocatore a dirgli: "La prossima volta non mettere l'arbitro in condizioni di dover decidere". Quindi la differenza è questa tra i 2, allenatori. Poi ribadisco, in questi giorni sono giorni in cui sarà la frase più banale a dirsi, ma ognuno tira acqua al proprio mulino. Noi abbiamo commentato in lungo e in largo quelle che sono state le dichiarazioni di Chivu nel post partita, con qualcuno che si aspettava di più, qualcuno che si aspettava di meno, qualcuno che si aspettava una cosa totalmente differente. Sicuramente io ribadisco, Chivu ha detto quella che era la verità, nel senso che comunque ha detto, Kalulu avrebbe potuto essere meno ingenuo secondo me o comunque tenere le mani al suo posto. In questa dichiarazione non c'è nulla, di sbagliato. Poi avrebbe potuto aggiungere qualcosina in più, l'abbiamo detto più volte, magari sì, magari no, però quella è stata una dichiarazione oggettiva.
non possiamo dire che Kivu abbia detto qualcosa di sbagliato o qualcosa di falso. Invece in questi giorni si sta facendo passare l'Inter, tutti i membri dell'Inter, dall'allenatore ai giocatori, come le persone peggiori del mondo, additandole nei peggiori modi anche da giornali, insomma, importanti. Ne abbiamo parlato ampiamente, che è stato definito anche Kivu un ipocrita da moltissimi. Non voglio però riaprire queste questioni, riaprire certe ferite, perché secondo me rimarranno già aperte per conto loro, e tra l'altro oggi se ne continuerà a parlare proprio dopo le dichiarazioni di Bastoni, che commenteremo in live ovviamente dalle 19:30, quindi conferenza stampa alle 17:15 e noi commenteremo tutte le dichiarazioni in diretta dalle 19:30. Perciò vi aspettiamo qui su Passione Inter. Nel frattempo io lascio un contenuto al link in descrizione per chi ci sta ascoltando in podcast. Se invece ci state seguendo su YouTube vi basta cliccare qui.